ends up in misery, yeah. Socializing doesn't fit me, but I can get away so easy. I was born a misfit, don't go with the cool kids, it's all overrated, no I never missed it. I was born a misfit, don't go with the cool kids, it's all overrated, I just didn't read it. I'm a la 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 loner. Immagina questa scena, sei un CEO, hai milioni di euro alle spalle, un gioco da lanciare che promette di essere rivoluzionario e tutto il mondo videoludico che ti guarda con il fiato sospeso. E cosa fai? Vai su Discord e scrivi che chiunque critichi il tuo gioco è stato pagato da Rockstar. No, non è un meme, è successo davvero. Il cofondatore di Build a Rocket Boy ha deciso di trasformare la promozione di Mince High in una teoria del complotto in tempo reale. Nel frattempo PlayStation pubblica un trailer figo ma girato su PC, pieno di cose che non saranno nemmeno nel gioco finale. E intanto mancano pochi giorni all'uscita. Nessuna recensione al day one, nessun gameplay puro e le feature più attesa solo su PC. Se ti sembra una catastrofe annunciata, non sei l'unico. Hola gringos e benvenuti, io sono VGFuture e tu stai guardando Mucchio TV. Ricordati di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella. La teoria del complotto del CEO. Allora, immagina di essere un CEO di uno studio milionario, con un gioco next gen da lanciare. Un hype costruito pezzo dopo pezzo e decidi di entrare su Discord per dire che chiunque critichi il tuo gioco è stato pagato da Rockstar. Sì, non è uno scherzo, lo ha scritto davvero. Io mi chiedo, ma quelli del suo stesso team che parlano male di Build a Rocket Boy, pure loro hanno preso la bustarella da Rockstar? Il corriere Amazon ha suonato «Buongiorno, paga per diffamare Mince High, firmi qui». È un caso clamoroso di totale mancanza di responsabilità. Invece di dire ok, forse abbiamo sbagliato qualcosa, la colpa è sempre degli altri, e in questo caso di Rockstar, come se avesse bisogno di sabotare qualcuno per dominare. Il trailer su Discord, ma anche su PlayStation. Dopo l'exploit complottista torniamo al cuore della questione. C'è stato un evento in early access su Discord, tra virgolette, perché di fatto si tratta di un video pre-registrato, non una demo giocabile. Una sorta di presentazione guidata che mostrava dettagli del back-end di Mince High e il famoso sistema Arcadia. La cosa interessante, il gioco stavolta sembra molto meglio rispetto a quello che noi creator abbiamo visto qualche settimana fa. E già qui qualche campanello suona. Ma il vero casino è che il video è stato registrato su PC e non su console e PlayStation lo ha caricato sul suo canale ufficiale. Peccato che molte cose mostrate non saranno presenti nel gioco. Arcadia, la funzione più figa, solo su PC. Il sistema Arcadia te ne innamori al primo sguardo. È il tipo di feature che non solo fa brillare gli occhi dei content creator, ma ti fa già immaginare una community intera che costruisce città futuristiche, biomi impossibili, missioni personalizzate e magari persino delle mod sociali in stile GTA RP. Arcadia è molto di più di un editor, è una vera e propria piattaforma creativa, ma dentro al gioco. Non solo ti dà gli strumenti per costruire, ma ti permette anche di definire la logica, i comportamenti e le relazioni degli elementi nel mondo virtuale, insomma un sandbox nel sandbox. Tutti noi creator durante la prima presentazione siamo rimasti a bocca aperta, c'erano occhi lucidi, sguardi sognanti e qualcuno già fantasticava di creare una mini Vice City con gli asset sci-fi, altri parlavano di una modalità zombie open world. Era il cuore pulsante del progetto, quello che dava senso al nome Mince High. Poi la doccia fredda, non sarà disponibile su console, solo su PC e a quel punto il sogno si è incrinato. Ma perché? Perché usare questi tool su console sarebbe come montare un mobile Ikea con dei guanti da box e senza il libretto di istruzioni. Mouse e tastiera permettono una precisione, una velocità e un controllo che un controller non può garantire.
lo capisco, veramente, ma siamo nel 2025, esistono interfacce ibride, sistemi a cursore assistito, plugin e addirittura companion app su mobile che potrebbero rendere tutto più accessibile. Quello che dispiace non è solo la mancanza, ma la comunicazione. Un gioco che si presenta come un'esperienza cross-platform universale, inclusiva, che poi ti taglia fuori dalla funzione più creativa senza nemmeno spiegarti il perché. Crea frustrazione e allora viene spontaneo chiedersi: è solo una questione di controlli o c'è dell'altro? Gameplay? Sì, ma solo a pezzetti. Il nuovo trailer mostrava gameplay, ma in una mini clip di pochi secondi, una scena qui, una là, nessuna sequenza prolungata, niente gameplay puro, continuo, reale, quello che invece abbiamo visto nel primo evento privato, con 30 minuti non tagliati, piene di bug, animazioni rotte, glitch da beta tecnica. Questa volta invece tutto molto più patinato, tagliato, curato, montato per non far vedere ciò che non si vuole che si veda. Capisco che nessuno vuole mostrare il peggio, ma ragazzi, mancano pochi giorni al lancio, non dei mesi, siamo davvero agli sgoccioli. E ancora neanche un gameplay live reale? La grande trovata. Nessuna recensione al day one. E ora arriviamo alla perla finale. Man's Eye uscirà per tutti lo stesso giorno. Bello, vero? Uguaglianza, democrazia, niente favoritismi, ma c'è un piccolo dettaglio: nessun giornalista o sito potrà recensire il gioco prima del lancio. Quindi all'uscita non ci sarà nessun articolo e nessuna valutazione professionale, solo il trailer ufficiale, solo la narrazione dello studio stesso. Tradotto, ti vendono il gioco prima che tu possa sapere davvero com'è. E mi dispiace, ma quando accade questo qualche dubbio viene. Non è una teoria del complotto, caro CEO, è strategia. Ti dai 24 ore di tempo per vendere il prodotto prima che fiocchino le stroncature. Se ce ne saranno, ovviamente, e no, non è normale. La mia opinione: hype sì, ma con prudenza. Allora, chiariamoci, la direzione artistica è bellissima, la storia sembra promettente, ma le preoccupazioni principali ancora oggi sono sul gameplay e sui problemi tecnici, perché puoi avere il gioco più bello del mondo a vedersi, ma se le meccaniche sono macchinose, i comandi imprecisi o l'intelligenza artificiale dei nemici fa ridere i polli, il giocatore si scoccia e spegne e poi ti ritrovi con recensioni a una stella e gente che grida ai flop nei commenti su YouTube. E no, questo trailer non la risolve, anzi, le nasconde dietro taglie e inquadrature montate ad hoc. Nessuna sequenza lunga, nessuna immersione reale, solo flash patinati che sembrano dire: «Ehi, guarda quanto siamo fighi», ma non ci fanno capire come gira davvero il gioco. Io personalmente sono pronto a giocarlo, lo proverò, farò i miei video, porterò il primo e il secondo episodio della campagna. Ma sarò onesto, non mi sento rassicurato, mi sento manipolato e più che hype inizio a sentire quella vocina fastidiosa del sospetto. Ci stanno nascondendo qualcosa? E quando un CEO inizia a dire che siamo pagati da Rockstar, il problema non è più tecnico, è culturale e gestionale. E sinceramente in un settore dove la fiducia conta più della grafica 4K, questo è l'errore più grave che si possa fare. E tu che cosa ne pensi? Lascialo scritto nei commenti. Ricorda ancora di mettere un like, iscriverti al canale e attivare la campanella. Noi ci vediamo la prossima volta, sempre qui, su Mucchio TV. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out.